Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è martedì 27 agosto del 2024, meno 4 alla fine del mercato, quindi per questa sessione che si chiuderà venerdì e quindi saluto Enrico Boiani. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Apriamo con 10 secondi, ma proprio 10. Su Ante Rebic a Lecce. Questo Veramente posso dirlo, mi sbilancio, colpo da fantacalcio, sì, se ha se voglia volete anche arrivare sì. ottavi. Se invece volete competere non prendetelo. No, scherzi a Grande parte. Ante Bello Rebic. però dai, Sì, bello va rivedere bene. Ante in Serie A. Apriamo con quello che ha detto poco fa anche Gianluca Di Marzo, ovvero l'ok da parte di Adli per l'offerta della Fiorentina, con quindi Adli che si avvia alle visite mediche con la Fiorentina e quindi lascerebbe il Milan. Detto questo, il mercato è più o meno finito qui, nel senso che, come scrive anche Gazzetta, l'unica cosa che potrebbe far sbloccare un po' tutto quanto è Bennacer in Arabia. Si tratta ancora. Tra l'altro, posso chiedere, ma con chi? Cioè, stiamo trattando con una nazione, con l'Arabia, cioè con una federazione, non lo so. Non lo so. Capisco che lì la federazione rispetto alle squadre non è proprio come la FIGC, nel senso che molte squadre sono riconducibili comunque a una proprietà unica o in generale a un unico sistema. Però, vabbè, detto questo, il mercato è più o meno finito qui, Henry, cioè, vabbè, insomma, non si vedono grandissimi flash, a meno che, come detto, dovesse esserci una partenza importante come quella di Benasser. Mi sarebbe piaciuto oggi chiedere il like, visto che ieri non l'ho chiesto, quindi cliccate Mm. mi piace, arriviamo almeno a 1000, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un commento, eccetera. Cioè, mi sarebbe piaciuto chiederlo, non so, per un ultimo botto, un ultimo colpo, qualcosa che potesse riaccendere, a prescindere dalle cessioni, un po' l'entusiasmo, ma ovviamente c'è una lista ben chiara, tant'è che Adli va alla Fiorentina perché non ha spazio in nessuna lista, nemmeno in quella Serie A, e Mm. quindi diventa difficile comprare qualcuno, proprio a prescindere da quello che può essere l'idea magari di voler prendere qualcuno. Deve prima salutare un giocatore già presente appunto nei 17 sia della lista Serie A che nella Sì. lista europea, e quindi diventa complicato fare un colpo. Ti direi però, come abbiamo detto ieri, che il focus deve essere un po' altrove in questo periodo storico del Milan, cioè il mercato forse è l'ultimo dei problemi, o meglio, possiamo star qui a dire che ci hai messo tanto nelle trattative e quindi i giocatori arrivando tardi magari hanno ingranato tardi. Potremmo star qui a dire che è arrivato l'attaccante non prima scelta, perché è arrivata un'opportunità di mercato che ti è un po' piovuta dal cielo e la prima scelta è andata a Manchester. Potremmo star qui a dire che l'acquisto di Emerson Royal magari non è stato dei migliori, posto che l'abbiamo visto solo praticamente un quarto d'ora. Tutte cose giuste, tutte cose giustissime, però per quanto mi riguarda il mercato è forse l'ultimo dei problemi in questo Mm. momento storico del Milan. Quindi, giusto parlarne perché è obbligo di riscatto e perché il 30 di agosto il mercato finisce, faremo i bilanci perché Adli comunque sta andando alla Fiorentina, però passa un pochino in secondo piano secondo me. Cosa c'è in primo piano, Henry? L'unità di crisi. Arriva Cardinale, fiducia Fonseca, ma serve subito il cambio di marcia. Il numero 1 di Red Bull ieri a Milanello, a pranzo con allenatore e dirigenza, supporto e richiesta di una svolta. Posso? Ma cosa deve dire? Cioè, onestamente, ma cosa può dire Cardinale? Dall'alto Niente. di che cosa? Di che è il proprietario, giustamente, quindi fa il bene del proprio bene. Scusate il gioco di parole. Ma cosa può dire? Dall'alto di che cosa? Che Niente. non sa, non mi fate parlare, ma non sa niente Non di sto è sport. non ha basi calcistiche, ma Eh, ti direi l'unico che può ma dire cosa può qualcosa alla dire? squadra probabilmente è Ibra, che però era un loro compagno fino a un paio di anni fa. Ehm, o al Ma cosa limite può sapere se Fonseca sta facendo bene o male? Cosa può sapere se il gruppo sta lavorando bene o male? Cioè,
Sì, Basandosi su quello che gli viene detto da Zlatan Ibrahimovic, eh, immagino. Io cioè, ne abbiam già parlato ieri, è una situazione molto complicata. Rido, ma è una risata nervosa, molto nervosa, perché veramente ci sarebbe un mondo da dire. Io veramente un giorno mi piacerebbe stare qui proprio, magari lo faremo, non lo so, te la propongo proprio live. Magari staremo un giorno, avvieremo una diretta di mattina, di sera, vediamo quando, e proprio andiamo finché non ne abbiamo più da dire, no, senza limiti di orari, senza limiti di niente. Perché secondo me viene una diretta bella lunga. Cioè, potremmo stare qui a parlare veramente sì, ma tanto. credo che probabilmente potrebbe essere anche l'ultima. Ma, eh, ma io capisco che cioè, il proprietario del Milan fa il proprietario, quindi investe nel Milan e ok, ma allora se fai il proprietario investi anche in chi dovrebbe gestirtela l'azienda. Cioè, se anche chi la gestisce di capacità sportive ne ha pochine, se non quasi niente, da un certo punto di vista, vuol dire che c'è un cortocircuito bello grosso. E io me lo ricordo che eravamo qua fine gennaio, febbraio, marzo a fare gli scienziati su Pioli. Me lo ricordo che eravamo qui a raccontare il punticino che aveva fatto in più o in meno per vedere, ma che sai che forse lo confermo, ma sai che forse perché ha battuto lo Slavia Praga in 10 per 2 volte, ma sai che quasi quasi forse lo confermo. Oh, ti dirò di più, se batte la Roma è confermato sicuro. Cioè, siccome non c'è un briciolo di visione calcistica, ma semplicemente di vivere la giornata e pensare di fare quello che è secondo l'idea in quel momento la cosa migliore, ma non c'è un minimo di visione. Eravamo qui a gennaio, febbraio, marzo, eccetera, a baloccarci su rinnovo Pioli, o meglio, quantomeno lo confermo per il prossimo anno. E sai che è successo? Che il miglior allenatore della scorsa Serie A se ne andò, cosa che tu avevi già fatto una telefonatina, ma se ne andò. Perché? Perché tu cosa stai facendo? Stai aspettando Pioli. Questo vuol dire che hai fatto errore 2 volte. E il terzo l'hai fatto andandoti a prendere probabilmente il mister, cioè Fonseca. Ma insomma, io fossi il proprietario non andrei a strigliare la squadra, io andrei a strigliare la mia dirigenza, ma dovrei capirne qualcosa di questo sport. Utopia, Eh, utopia Simo, cioè non accadrà. no, ma certo che non accadrà, non accadrà mai, però questo è. Ora, non per esentare dalle colpe i giocatori che ne hanno, perché se poi vai in campo e passeggi è anche colpa tua. Però, insomma, io me lo ricordo, insomma, il Milan che aveva fatto più di una telefonata a Thiago Motta e la Juve vista ultimamente forse meritava un approfondimento su Thiago Motta e invece no. Sì, contando che di mercato ieri della Juventus in campo c'era forse 0 di Gregorio, di mercato della Juventus, perché gli altri e Cabal, scusate, e Cabal, perché gli altri erano tutti giocatori o del vivaio o che c'erano l'anno scorso. Cioè, anzi, Fagioli l'anno scorso non c'era per ovvi motivi. Io ieri ero al Bentegodi per l'audiodescrizione della partita e a me ha dato il termometro un giocatore della Juventus, che è Locatelli. Quando tu per tanti anni vedi un giocatore in un certo modo, che diciamocelo, Locatelli non è mai stato un giocatore formidabile, anzi, tutt'altro. Quando vedi che anche quel giocatore lì si trasforma, quello per me è un forte segnale dell'imprinting e dell'impatto che ha un allenatore. Poi Locatelli magari sarà stato motivato dal fatto di non essere convocato all'Europeo, tutto quello che è successo quest'estate, va bene. Però Locatelli gli comprano in faccia Douglas Luiz, Khéphren Thuram, forse con Mainers, e lo vedi in campo che ha un'altra testa, come ha un'altra testa Vlahovic, che tocca 6 palloni a partita, ma adesso 2 ne butta dentro.
come Ildiz è più maturato, come i difensori, come Gatti e Bremer sono più tranquilli, ma non è perché dobbiamo star qua a elogiare la Juve, perché chi se ne frega, anzi, che 2 scatole, puntini puntini. Però quello che ha fatto la Juve quest'estate ti dà l'idea, magari spendendo troppo, magari facendo il passo più lungo della gamba, magari andando un po' troppo in all-in, però ti dà un pochino l'idea di una squadra che vuol tornare a vincere. Ma ti direi già con l'arrivo di Giuntoli l'anno scorso, cioè ti dà l'idea che ci sia un progetto volto a riportare la Juventus a sollevare le coppe, che non accade da tanti anni, per nostra fortuna. Al Milan questa cosa non hai proprio nemmeno lontanamente l'idea che stia accadendo. Poi le parole possono essere le stesse, quello che ti viene detto e ci viene detto può essere esattamente identico, perché come, non lo so, i dirigenti della Juve ti vengono a dire: "Vogliamo riportare la Juve a vincere", anche Ibra ti dice: "Il progetto vogliamo che sia vincente". Poi però sapete cosa conta? I fatti. Come sempre in ogni aspetto della vita e dell'esistenza. Quello che conta alla fine sono i fatti. E i fatti da una parte ci sono e ci sono stati e stanno accadendo, i fatti dall'altra stendiamo un velo pietoso. Io sarei tentato di chiuderla qui, anche perché sennò dovrei parlare della mentalità e dello spogliatoio, di quanto peso si pensava potesse esserci nello spogliatoio in una società di calcio da parte di qualche nostro dirigente. E forse è meglio che lo rimando al talk, perché in questo momento sennò esagererei. Quindi ne riparliamo alle 16, quando magari mi prendo qualche minuto per Studia scendere. bene come dirla. Sì, lo studio bene, come dirla, quella grande pensata di pensare che lo spogliatoio non sia importante nel calcio, infatti lo stiam vedendo proprio preciso quanto non sia importante. Va bene Henry, grazie. Ciao, buona giornata, a più tardi.